tiro sull'altra e tu vedi ancora la mano vuota e dico fermo. E questa? L'altro giorno ero con degli amici e così volevo fare un po' lo sborone e ho provato a far apparire la classica moneta dietro l'orecchio e devo dire che ho fatto anche una figura un po' da cioccolatare. Non è uscita benissimo, devo dire. Cioè, non è che mi hanno sgamato, però l'effetto... Beh, diciamo allora, ci sono due modi, no, di fare il gioco di prestigio. O lo fai palesemente come una boutade, quindi prima ancora di iniziare è uno scherzo, quindi non devi renderlo magico, o se no, se anche un gioco semplice tipo la moneta dietro l'orecchio, se lo vuoi rendere magico, ci si può ragionare e costruire una appunto dinamica più magica che semplicemente perché anche il bambino di 3 anni capisce bene o male che tu hai la moneta nascosta in mano, no? Quindi no. Come si fa? Beh, ci sono diverse strade, però a me viene in mente questa cosa che secondo me è interessante. Ovviamente devi essere pronto prima, ma come quello tradizionale. Immagina questo, dico, fermo? No, aspetta, ho visto qualcosa di... Quindi palesemente, senza attirare l'attenzione, come si fa, immagina, no? Ti faccio vedere una mano e il gesto è tirare sulla manica, poi mi sposto, tiro sull'altra e tu vedi ancora la mano vuota e dico, fermo? E questa? Cioè, capisci che il gioco in sé è sempre la stessa cosa, certo, però mettendo un paio di strategie molto blande, magiche, anche uno scherzo magico può diventare appunto magico. Adesso io non voglio entrare, visto che comunque il video è rivolto a gente che si approccia da pochissimo alla prestigiazione, non voglio spiegare cose raffinatissime perché non vi servono, però piuttosto che tenerla... Ci sarà un passaggio, cioè nel senso una cosa che arricchisce questa qui che è già di per sé per uno che è completamente è già digiuno. Assolutamente. Allora, diciamo, la prima regola che tutti i prestigiatori si fanno, no? Fanno tesoro, è cercare il più possibile la naturalezza, che viene con l'allenamento, ma nel caso della moneta dell'orecchio non è che serva chissà che cosa. Quindi la prima cosa importante è non tenere la moneta in mano e dire guarda che la moneta può essere tenuta in mano in maniera naturale, semplicemente appunto tenendola in mano, ma piuttosto che tenerla nel palmo e quindi in qualche modo doverla, semplicemente la teniamo alla base delle dita. Se provate vi accorgerete che basta rilassare la mano che assume una posizione naturale, ma la moneta non cade. Ok? Quindi quello che faccio io è tenerla verso il fondo, verso il mignolo, nella mano sinistra nel mio caso, perché mi trovo più comodo a fare la mossa. Quindi prima cosa importante, naturalezza. Io ho la moneta in una posizione naturale. A questo punto, senza attirare l'attenzione, faccio percepire al bambino, comunque che mi sta guardando, che tutte e due le mani sono vuote. Piuttosto che, e questo è un errore che fanno anche dei prestigiatori affermati, piuttosto che esibire le mani vuote, quindi comunque c'è un'intenzione, lo faccio vedere incidentalmente. Io apparentemente sto facendo altro e tu spettatore o tu bambino che stai guardando percepisci come se non fosse mia intenzione, oltre al gesto plateale che faccio, che io abbia le mani vuote, ok? Quindi in questo caso il gesto che decido di fare è sollevare le maniche, no? Come dire, aspetta che mi preparo bene perché voglio... quindi cosa faccio? Ho la moneta in questa posizione. Tra l'altro in questa posizione io potrei anche indicare e non si vede la moneta, ok? Sempre in maniera molto naturale, no? Quindi posso dire, guarda, aspetta, fermo un attimo, e già così io sto preparando la dinamica, no? Perché io dico, guarda, fermo, quindi questa è ancora in questa e questa mano già si vede vuota. A questo punto tiro sulla manica, che è un gesto naturale. Ora è normale, se ne ho tirata su una, tirare sull'altra, ma nel passaggio io lascio la moneta in mano e tiro sull'altra manica. Quindi incidentalmente ho fatto vedere tutte e due le mani vuote, ma, e questo è importantissimo in magia, non ho detto guarda sta mano che è vuota, guarda che sta... No, ho fatto altro. Quello che esteticamente succede è guarda e ho caricato la moneta, ok? Quindi molto semplicemente non è una mossa, bisogna allenarsi, ma non pensate di fare una mossa. Io tiro sulla manica,
Nel movimento mi sposto, lascio cadere la moneta in questa mano, tiro sulla manica facendo lo stesso gesto. Ora sono nella stessa situazione di prima, ce l'ho alle dita, di nuovo indico perché ho detto guarda, cioè la dinamica è fermo un secondo, aspetta, ok, e adesso vado a prendere la moneta. Ok, capite che anche una cosa molto molto semplice può essere resa molto più magica, o perlomeno magica, certo, semplicemente cambiando 2 virgole e ragionando su quello che si sta facendo, no? Niente, ragazzi, Celso, spero io che... ti ringrazio, no, è stato perfetto, anche perché, cioè, fatto come l'ho fatto io, è proprio track, cioè, ed è palese che c'è. Sì, e un'altra strategia è prepararsi in anticipo. Cioè non che io vado dalla persona, vado dal bambino, metto le mani in tasca e dico aspetta un attimo. No, io già prima ho la mia moneta, aspetto un minuto, 2 minuti, mi dico fermo un secondo e qua posso fare fermo un secondo, faccio il mio passaggio guarda, tac, appare la moneta. Bello. Ok? Ok, ti ringrazio. Ovviamente la stessa cosa si può fare con qualunque oggetto piccolo, quindi magari con un bambino può essere interessante invece che usare una moneta usare una caramella, un cioccolatino. Cioè comunque è interessante e anche come veicolo promozionale nel caso quello che appare dietro l'orecchio del bambino lasciarlo al bambino, anche perché secondo me nel mondo del bambino, nel momento che io trovo qualcosa dietro al tuo orecchio, tra virgolette tuo, È tuo, certo. cioè tu ce l'avevi dietro l'orecchio, Chiaro. non io, quindi è normale che te la lasci. Certo. Quindi la moneta può essere appunto come si dice, una caramella piuttosto che un cioccolatino e lo lasciamo in regalo al bambino. Viceversa, se volete impegnarvi un po' di più, imparare qualcosa di un po' più professionale, potreste anche far apparire la moneta e poi trasformare la moneta in cioccolatino e regalare il cioccolatino. Io questo mese ho trattato proprio questa cosa, cioè delle mosse che permettono di scambiare gli oggetti, quindi se siete interessati andate a vedere il video. Certo, volentieri. Quindi Celso, vai a vedere il video. Vado a vedere il video, vado subito a vedere il video. Come sempre nei commenti fatemi sapere se lo fate in un altro modo, se avete delle idee. Come sempre iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video. E che dire, Celso, grazie. Grazie a te per ci vediamo la dritta. al prossimo video. Perfetto. Ciao! Ciao.